La Granazza sta storicamente in maniera disordinata in mezzo a vigneti antichi di Canonau. La trovi dai vigneti che hanno dai 50 anni, 45-50 anni in su. E trovi ogni tanto dei ceppi di Granazza. Okay? Da quei ceppi di vigneto antico abbiamo ottenuto sempre la linea Perda Pintà, dal 2002 che la produciamo. A un certo punto le quote miste non erano più ammesse dai disciplinari in vigna, quindi abbiamo dovuto piantare un vigneto nuovo, anche se non bastavamo ancora al Canonau, per poter inserire le quote e quindi utilizzare ancora l'IGT. Questo vigneto nuovo ci ha dato un'espressione più giovane, per cui nasce Granazza e Granazza sulle bucce. Intanto Granazza era uno perfetto sconosciuto, perché è un vitigno autoctono raro, non della Sardegna ma della Barbagia, e sta più che altro attorno ai comunali di Mamoiada, Orgosolo, un po' Liena, ma come si abbassa già, cioè come si abbassa l'altezza sul livello del mare, cambia già l'espressione e anche il clone. Quindi diciamo che lo riteniamo più che altro attorno ai paesi di Mamoiada. È molto raro, quindi era parlare di un perfetto sconosciuto, ma quando, l'espressione, quello che ne viene, ha colpito le persone, poi ha iniziato ad avere anche la riconoscenza di alcune guide, subito dopo i DOCG, Vermentini, eccetera, per da Pintà seguiva con i punteggi, con le valutazioni, diciamo che ha ricevuto attenzione, fino ad essere presa in considerazione come altri 29 vigneti autoctoni rari minori della Sardegna che hanno trovato iscrizione all'Albo Nazionale dei Vitigni un paio di mesi fa. Cioè abbiamo insistito per poter, la valorizzazione, diciamo che vai anche un po' contro i disciplinari, perché tu lo chiami Granazza, ma la Granazza non esiste. La Camera di Commercio deve registrare i vigneti con un vitigno cronaticamente vicino, ma è tutta una struttura fino a convincerli a studiare il tuo vitigno raro e poi poterne fare l'iscrizione all'albo. Comunque questa è la piccola storia, la piccola sofferenza che abbiamo avuto, ma che ci compiace in qualche maniera anche, e quindi d'ora in poi abbiamo un vitigno iscritto. Fra un po' le procedure burocratiche esprimeranno il nome anche e quindi potremo chiamarlo Granazza di Sardegna, come mi pare abbiano intenzione di chiamarlo. Noi l'abbiamo, siccome quando abbiamo chiamato questa bottiglia, questa etichetta Granazza, risulta ancora un nome di fantasia. Ah, ok. Ci siamo anticipati per iniziare a conservare. Diciamo che in Sardegna le leggi sono molto, cioè sostanzialmente fai un po' come cavolo ti pare. Il popolo delle libertà. Sì. No, ma perché sai cos'è? Te la devi combattere, perché se tu comunque, anche infrangendo dei regolamenti, non li convinci se non li metti davanti alla realtà di dover studiare, di dover classificare un vitigno, che grazie a Dio sta facendo onore. Adesso Mamoiada è partita, tante cantine ormai cercano di vinificare, quindi allo stesso tempo sparisce la Granazza in vendemmia, mentre prima erano gli unici che eventualmente lo accettavano in conferimento, adesso lo vogliono tutti. Intanto Mamoiada è una piccola realtà, guardati l'edilizia, così capisci subito, non c'è molto edilizia importante. Mamoiada nasce come un villaggio piccolissimo di tappa della transumanza del bestiame e è sempre stato un paese che si è valorizzato solo un po' nella storia più recente, perché era vicino al capoluogo di provincia, Nuoro. Però di fatto rimane culturalmente, tradizionalmente, anche perché babbo comunque è persona semplice, di famiglia umilissima, orfana a 9 anni, cioè rimaniamo, di carattere e di indole umile. Ecco perché Francesco parla in maniera, ci stiamo provando, non è vero che è proprio così. La semplifica perché abbiamo questa impostazione umile delle cose, dove babbo ci ha insegnato ad essere prudenti. Quindi lui nella seconda elementare è stato strappato, rimanendo orfano, per dare una mano alla famiglia di origine. Dà una mano alla famiglia di origine, però con la guerra, con le vicissitudini, si fa grande che non riesce a tornare a scuola. Dopo, raggiunta la maggiore età, cerca di creare la sua famiglia di origine e, come in linea coi tempi, prende la mira, perché se vai a chiedere la mano a una signora di un certo livello ti dicono: sei orfano, sei povero, non hai lavoro, non che vai cercando. Poi così era prima così, infatti babbo chiede la mano
di mia mamma, che in quel momento è figlia di una ragazza madre. Per cui mia nonna e mio nonno riconoscono e dicono: è povero come noi, è onesto, lo accettiamo volentieri. E babbo sa che però tutto quello che ha lui non è l'istruzione, ma sono le braccia, la forza. Babbo è un uomo di ferro nel lavoro, si porta dietro nel carattere logicamente anche queste difficoltà della vita, cioè come dire, non è una persona molto espansiva, se lo trovi di buona lena non è però abituale trovarlo di buona lena, che ride, che sorride, che ride. Sì. Quanti anni ha? Oggi è del 31, quindi ha 88 anni. Okay. Diciamo che rimane un po' ombrosino, eccetera, ma non perché tutta la vita l'ha costretto sempre a stare un po', capito? Come dire, con i piedi per terra, barbaricino, certo, cioè babbo non si vanta mai, se tu gli chiedi qualcosa, parla per, come dire, insomma, con le frasi anche di speranza, speriamo che quest'anno sia andata buona. Ha vissuto sempre la precarietà, sempre questa impostazione, non è mai uscito. Oggi papà, grazie a Dio, vive dignitosamente come pensionato, eccetera, ma per lui il fatto di non poterci aiutare, che ha, come dire, esaurito le forze fisiche, eccetera, per lui è quasi un po' una tristezza, no? Vorrebbe ancora aiutarci. Io gli dico: ma fin quando vuoi aiutarci? È contento di voi, di quello che avete fatto? Lui è contentissimo, però pensa che sempre questa struttura gli ha messo un po' di pensiero, sempre perché pensare e dire sì, mi dicono che adesso stanno vendendo il vino, stanno lavorando, eccetera, ma sempre con la paura di un'eventuale brutta figura, perché Mamo Iada nel tempo scorso ci ha insegnato, non insegnato, ma ci ha testimoniato purtroppo tanti fallimenti nelle imprese di edilizia, nella cantina sociale, quindi è rimasto nel cuore di alcuni anziani come babbo il timore che ancora Mamo Iada non sia in grado. Se assaggia i vini cosa dice? No, i vini gli piacciono, dicono sempre che sono buoni, dicono proprio, ma ci picchia razza e vino.